Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete appunto ben vedere con due mazzi, ossia i Wizard Tarot e gli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Allora, che cosa andremo a chiedere ovviamente primariamente ai tarocchi e poi successivamente ovviamente agli oracoli? Gli piaccio? Mi ha già dimostrato interesse? C'è un buon feeling fra di noi? Oppure abbiamo iniziato una conoscenza, una frequentazione? Oppure lui è il mio ideale appunto di partner per eccellenza? Inizieremo mai una storia, una vera e propria relazione, più o meno ovviamente ufficiale? Quindi diventeremo una coppia? Che cosa prova, pensa lui di me? Cosa pensava tempo fa? Che cosa pensa nel presente? Come agirà nell'immediato futuro e ovviamente anche in un futuro un po' più lontano? Quali ostacoli si opporranno alla nostra relazione, alla realizzazione di questo mio desiderio? Come l'ambiente può in qualche modo influenzare la nostra conoscenza o comunque la creazione di una nostra eventuale storia e che cosa prevede il karma ovviamente per quanto riguarda il nostro percorso. Dunque affronteremo questa domanda con finalmente il metodo della croce celtica, che so che vi piace particolarmente, perché effettivamente è un metodo che permette un'analisi dettagliata e ben precisa, ma anche di analizzare le tempistiche di un rapporto, di un evento, di una conoscenza. Quindi partendo da un passato più lontano, un passato più recente, presente, il futuro più prossimo, diciamo, entro grosso modo i prossimi 2 o 3 mesi, ed infine un futuro più lontano che guarda anche oltre i 6 mesi. D'accordo? Quindi cerchiamo di capire, grazie al metodo della croce celtica, che cosa accadrà tra voi e questa persona. Ovviamente, ragazzi, con un focus principale sulla sua persona. Cioè vogliamo sapere e chiederci, questa persona nel percorso temporale che vi ho appena descritto, come ha cambiato, come sta cambiando e come cambierà il suo atteggiamento nei vostri confronti. D'accordo? Quindi cercheremo anche di capire, vi ripeto, il suo stato d'animo, cosa pensa, cosa prova, paure, desideri e magari anche aspettative. Ed infine, appunto, estrarrò anche 2 carte oracolari per cercare di darci un punto finale alla stesa, per capire un po' come procederà e di che tipo sarà a questo punto il vostro rapporto. Allora, momentaneamente, solo momentaneamente, allontano appunto dal tavolo di stesa gli oracoli e inizio appunto a mescolare il mazzo dei Wizard Tarot e ovviamente, come sempre ragazzi, per il principio di sincronicità, quindi per chiunque incappi in questo video, cerchiamo dunque di capire di una conoscenza embrionale o anche semplicemente di un rapporto appena iniziato o anche semplicemente di una persona che conoscete, che però vi piace tanto, vogliamo cercare di capire che cosa ne sarà di questa storia, cioè se questa persona eventualmente sbloccherà questi dubbi, questa situazione di stagnazione. Quindi vogliamo cercare di capire se questa persona agirà in modo ovviamente il più possibile concreto e come è cambiato il vostro rapporto ovviamente nel corso del tempo, quindi in un passato un po' più lontano, per cui stiamo parlando di qualche giorno, qualche settimana, qualche mese fa, oppure un passato appunto più recente per arrivare ad un futuro più vicino, prossimo, fino appunto ad arrivare ad un futuro un po' più lontano, che quindi guardi oltre i famosi appunto 6 mesi. Ovviamente ragazzi, però tenendo sempre in
conto delle tempistiche identificate dal singolo arcano che verrà estratto nelle 2 posizioni del futuro, e anche in una terza posizione importante, che è appunto la posizione del karma, cioè la meta a cui ovviamente tenderà per percorso karmico il vostro rapporto. Allora, perfetto. Perfetto, allora io allontano momentaneamente il mazzo appunto dal tavolo di stesa. Come potete vedere, ovviamente questa posizione dovrebbe essere ovviamente qui in alto rispetto alle ultime appunto 3 carte estratte, ma logicamente ci allontaniamo poi troppo dalla telecamera e di conseguenza non riuscireste bene a vedere la carta. Quindi ovviamente in questa posizione appunto ci riferiamo all'ultima posizione, cioè a quello che ovviamente accadrà tra voi e questa persona, ovviamente nel futuro più lontano. Allora, vediamo un po'. Iniziamo con la carta del presente, quindi il presente tra voi e questa persona. Allora, in questo caso abbiamo il 7 di bastoni. Allora, il 7 di bastoni ci parla di successo, quindi sicuramente tra voi e questa persona ci saranno e ci sono già sicuramente dei contatti che però ovviamente potrebbero anche non essere appunto necessariamente dei contatti comunicativi, basta anche semplicemente appunto uno sguardo o anche un sorriso o anche semplicemente un salutarsi che porterà e porta comunque questa persona a capire che obiettivamente tra di voi c'è qualcosa in più, perché il 7 di bastoni ci parla di consapevolezza, quindi, e non solo, anche di consapevolezza, ma anche di attrazione fisica e desiderio, perché qui parliamo di bastoni. Quindi sicuramente tra di voi c'è già un primo approccio importante, quindi o vi ripeto delle comunicazioni o il desiderio, il tentativo di farlo entro breve tempo, o addirittura il tentativo di portare avanti una relazione o comunque una conoscenza. Vi ripeto, il 7 di bastoni parla di successo, d'accordo? Però perché parliamo di bastoni? Perché in realtà evidentemente ci sono delle situazioni che ovviamente possono ostacolare questo successo, per cui questa persona tende in qualche modo a guardarsi un po' le spalle da o eventuali rivali oppure comunque nemici. Cioè, nel caso in cui questa sia una persona per esempio impegnata, è ovvio che cerca di fare il tutto in modo da d'accordo avvicinarsi a voi, ma comunque cercando di prestare attenzione alle persone che ovviamente vi ruotano attorno, per fare in modo che non scoppia uno scandalo e che quindi non scoprano di voi. Ma anche nel caso in cui sia una persona libera, è comunque una persona che teme dei rivali, quindi potrebbe comunque essere a conoscenza che voi possiate essere fidanzate, sposate o che ci sia qualcuno che già vi sta corteggiando, oppure è una persona che comunque tende proprio per diffidenza caratteriale guardarsi le spalle, cioè tende a non fidarsi delle situazioni
e a non lanciarsi immediatamente in una nuova conoscenza. È una persona che va a passi lenti, perché il 7 di bastoni parla proprio di chi procede, perché procede, verso una riuscita, ma ovviamente cercando di preservare comunque se stesso da comunque pericoli, delusioni e insoddisfazioni. Nel caso in cui voi abbiate anche solo dei contatti sporadici con questa persona, quindi non abbiate già iniziato una frequentazione, anche questa persona ricambia la vostra attrazione, il feeling che voi sentite nei suoi confronti. Quindi anche voi piacete a questa persona. Ma, vi ripeto, è una persona molto diffidente, sulla difensiva, che tende a voler ponderare meglio le situazioni prima di agire. Quindi è un po' una sorta di autodifesa. Vedete, in questo caso i nemici non ci sono. Non ci sono ovviamente dei reali guerrieri che stanno attaccando questo mago, ma lui sembra in realtà pronto a difendersi, perché, vi ripeto, è una persona che non vuole problemi e dunque tende a non lanciarsi a capofitto in una situazione o comunque a non lanciarsene del tutto. Cioè difficilmente si lascia coinvolgere dai sentimenti. Qui abbiamo una carta di bastoni, non di coppe. D'accordo? Quindi il 7 di bastoni ci parla, vi ripeto, di una persona che ha voglia di vedervi, ha voglia di sentirvi, ha voglia di approfondire per arrivare ad un successo. Ma momentaneamente è una persona che tende ancora un po' a stare sulle sue e tenderà ancora, entro appunto i prossimi giorni, a stare ancora un po' sulle sue, perché, vi ripeto, è una persona che deve difendere se stesso e le proprie posizioni. Cioè, nel caso in cui voi siate colleghi, questa persona non vuole scandali, non vuole problemi in ambito professionale. Nel caso in cui, per esempio, lui sia il vostro avvocato, d'accordo? Non vuole che in qualche modo si vadano a mescolare i due piani, piano professionale e piano sentimentale. Quindi è una persona che preferisce comunque mantenere le due posizioni di rapporto professionale e rapporto privato separate, proprio perché, vi ripeto, non vuole avere problemi, soprattutto in ambito professionale. Parliamo appunto di bastoni. Nel caso in cui facciate parte, per esempio, di uno stesso gruppo amicale, potrebbe sapere che, per esempio, voi piacete a qualche suo amico e dunque non vuole problemi. Quindi qui ci sono delle situazioni che ovviamente portano questa persona a rimanere un po' sulle sue, a essere un po' sulla difensiva. Ma vi ripeto, è una persona che comunque vuole arrivare al successo. E direi anche che sa che arriverà ad un successo con voi. È una persona pronta a fare il salto di qualità nell'ambito del vostro rapporto. Vediamo però a questo punto gli ostacoli effettivi fra di voi. E qui abbiamo il 6 di bastoni, un'altra carta di bastoni. Allora, il 6 di bastoni rappresenta, in accezione negativa, l'attesa. Quindi sì, arriveranno delle buone notizie, questa persona vuole portarvele, vuole realizzare i suoi desideri con voi, quindi vi ribadisco il fatto che voi piacete molto, di nuovo bastoni, quindi una persona molto attratta da voi, ma ovviamente è una persona che sa di dover attendere il momento giusto per poter ovviamente arrivare a voi. Quindi ha delle ottime speranze, è una persona che ha intenzione di farsi avanti con voi, è una persona che vuole realizzare i suoi desideri con voi, ma è una persona che sa che purtroppo ci potrebbero essere delle situazioni esterne a voi che potrebbero in qualche modo rallentare di molto il vostro vedervi o comunque l'approfondire il vostro rapporto o comunque la vostra conoscenza. Quali sono questi ostacoli? Essendo una carta di bastoni,
Generalmente questa persona potrebbe in qualche modo temere, come proprio vi dicevo prima, delle problematiche in riferimento al piano professionale. Quindi delle situazioni che potrebbero o semplicemente impensierirlo, per cui questa persona non vive magari in questo momento una situazione professionale ed economica idilliaca, per cui ha dei pensieri che lo trattengono dal voler vivere una storia d'amore, non ha tempo in questo momento per l'amore, oppure nel caso in cui siate in qualche modo legati da un rapporto professionale, cioè siate colleghi, oppure voi vi rechiate nel suo ambito professionale o lui nel vostro, ecco, in questo caso è una persona che teme proprio, come vi dicevo prima, cioè una intromissione da parte di terze persone che possano quindi rendere spiacevole e comunque poco positivo, poco soddisfacente il vostro stesso ambiente professionale. Cioè una persona che teme veramente tanto che si possano creare delle difficoltà da un punto di vista professionale, oppure che ha già delle difficoltà professionali e quindi ha dei grattacapi, diciamo, per la testa che gli impediscono di vivere, diciamo, anche una conoscenza con leggerezza. Vi ripeto, parliamo proprio di bastoni, quindi per ora non compare eventualmente una terza persona o un rapporto, proprio perché questa persona magari è single, oppure nel caso in cui sia una persona impegnata, evidentemente nella sua scala di priorità l'amore e il rapporto con la compagna lo mette ad ultimo posto. E quindi ciò che a lui importa è ovviamente mantenere un rapporto professionale il più possibile fluido e libero da problematiche. D'accordo? Quindi è una persona che teme, vi ripeto, delle ingerenze da parte di terze persone che possano creare scompiglio nell'ambito professionale. Quindi teme comunque che questi ostacoli possano portare alle lunghe la vostra situazione. Il 6 di bastoni in accezione negativa parla però anche, vi ripeto, del rischio di perdere la fiducia da parte di un superiore. Nel caso in cui voi per esempio siate colleghi, teme che il vostro superiore non apprezzi la nascita di una vostra storia, oppure teme di subire un torto da parte di un amico, di un collega o di un altro dipendente che possa, diciamo, pettegolare. D'accordo? Quindi comunque il 6 di bastoni ci parla di cautela, ci parla di discrezione e necessità di pazienza e di attesa. Quindi progetti che richiedono più tempo ed energia del previsto di ciò che questa persona potrebbe volere. Quindi vi ripeto, è importante notare già che come ostacolo qui non abbiamo una terza persona, ma abbiamo l'ambito professionale. Vediamo in terza posizione il karma, ossia la meta a cui tenderà appunto il vostro rapporto. E qui abbiamo il 7 di spade. Allora, sicuramente è un rapporto ostacolato, sarà un rapporto ostacolato. Ed è un rapporto che potrebbe iniziare di nascosto, perché il 7 di spade ci parla proprio di tutto ciò che, vedete, viene compiuto nell'oscurità, di nascosto rispetto agli altri. Quindi un rapporto che potrebbe nascere anche, sì, sulla scorta di un'infedeltà, quindi questa persona potrebbe essere impegnata o voi potreste essere impegnate, ed è sicuramente un rapporto che richiederà veramente molta pazienza, perché il 7 di spade ci parla proprio della necessità di portare pazienza, perseveranza, determinazione in questo tipo di rapporto. Evidentemente, vi ripeto, i nemici che questa persona rileva possono essere particolarmente reali e agguerriti, perché il 7 di spade ci parla proprio di una lunga lotta che verrà vinta, sì, perché è una carta di grado settimo che rappresenta la vittoria, ma ovviamente la realizzazione sarà, vi ripeto, piuttosto ostacolata. Quindi evidentemente questa persona non sbaglia. Cioè non sta in qualche modo esagerando, esasperando alcune posizioni.
Evidentemente questa persona ha ragione nel vedere in altre persone o situazioni dei rivali o comunque degli ostacoli. Quindi qui ci vuole grande forza di volontà. E vi ripeto, potrebbe essere sicuramente un rapporto che può sfociare in un momento di, vi ripeto, successo e positività, ma bisognerà armarsi di pazienza, discrezione, silenzio e coraggio. D'accordo? Quindi ci vuole volontà, ci vuole pazienza, ci vuole sforzo. Con un atteggiamento ottimistico e perseverante sicuramente si porterà questo rapporto alla vittoria, ma effettivamente ci sono delle difficoltà e degli ostacoli che devono essere superati. Dunque, vi ripeto, il 7 di spade è chiaramente una carta che rappresenta degli ostacoli, una certa pesantezza, una lentezza, ma più che altro una legnosità, diciamo, nei movimenti, nel condurre, nel portare avanti questa storia. Dunque è un rapporto, e sarà un rapporto, che potrebbe essere un po' problematico. Inoltre il 7 di spade ci parla di rotture, di separazioni, non vostre ovviamente, ma con altre persone. Quindi nel momento in cui questa persona si è impegnata, è un rapporto che obbligherà questa persona a chiudere con la persona che è al suo fianco. Nel momento in cui voi siate comunque impegnate, è un rapporto che porterà voi ad un bivio e quindi allo scegliere tra il vostro compagno e quest'altra persona. Cioè un rapporto che si porterà dietro un carico importante, scelte, decisioni, nemici, rivali di un certo peso, portando voi due addirittura a dover scegliere per delle chiusure con ovviamente il passato. D'accordo? Inoltre il 7 di spade può parlare di piccoli allontanamenti, però non dovuti alla vostra volontà, ma spostamenti in altri luoghi, generalmente spostamenti per lavoro. Quindi sicuramente anche questo continuo spostarsi potrebbe provocare o da parte sua o da parte vostra comunque una certa insoddisfazione, perché potreste non vedervi così frequentemente come vorreste. Ma il 7 di spade ci parla innanzitutto di, vedete, passare il tutto sotto silenzio, quindi dovreste e arriverete sicuramente a vivere il vostro rapporto con segretezza, proprio per evitare determinati attacchi da parte della sorte. Non è un rapporto destinato alla chiusura, non parliamo di una torre, d'accordo? Qui parliamo di un 7 di spade, ma ovviamente di un rapporto che potrebbe dunque diventare particolarmente gravoso e che includerà il chiudere con delle situazioni del passato. Quindi sia voi che lui potreste trovarvi dinanzi ad una situazione anche emotiva impegnativa. D'accordo? Comunque iniziare questa storia sotto silenzio. Vediamo il passato più lontano, quindi come obiettivamente è stato il vostro rapporto, per esempio nei mesi scorsi, nelle settimane scorse. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta dell'imperatrice. Allora, la carta dell'imperatrice, ovviamente estratta nel passato, ci parla della presenza effettiva di una terza persona, cioè questa persona o aveva già una compagna e ovviamente ce l'ha tuttora, compagna che può essere anche semplicemente una persona che lui sta frequentando, quindi non deve essere necessariamente, vi ripeto, una moglie o una fidanzata, una convivente, comunque una persona a suo fianco ce l'ha, o comunque una persona che in qualche modo lui stava frequentando e che potenzialmente sta ancora frequentando nel presente. Ecco perché il 7 di spade, ed è una persona che in qualche modo voleva esserci, cioè c'era della progettualità con questa donna, anche se, vi ripeto, poi successivamente, avendo visto voi, questa persona si è lasciata sedurre dalla piacevolezza della vostra presenza. Vi ripeto, questa è una persona che è attratta da voi, non gli siete assolutamente indifferenti,
o comunque nel caso in cui abbiate iniziato semplicemente a sentirvi, come magari accade spesso sui social, oppure anche semplicemente ad avere un rapporto più amichevole in vista di una eventuale unione, ebbene questa è una persona che in passato, vi ripeto, aveva un'altra persona al suo fianco, con la quale c'era una certa progettualità, perché parliamo di un'imperatrice, cioè non è un 3 di coppe che rappresenta delle frequentazioni che però lasciano il tempo che trovano, passeggere per la classica nottata. L'imperatrice è una persona con la quale lui aveva comunque una frequentazione che ci si aspettava, sia lei che lui, che potesse in qualche modo svilupparsi in qualcosa di più. Quindi, nel caso in cui fossero semplicemente due persone che appunto si stavano conoscendo, miravano ad un rapporto ufficiale, come magari state mirando anche voi. Nel caso in cui sia una persona sposata, probabilmente miravano ad avere un figlio, o nel caso in cui fossero semplicemente fidanzati, miravano ad un matrimonio. Quindi questa è una persona che un'altra donna in passato, quando già conosceva voi, aveva al suo fianco. Quindi questa è una persona che nel momento in cui vi siete conosciuti per la prima volta non era assolutamente single, era una persona che aveva qualcuno, anche semplicemente, vi ripeto, una frequentazione, perché l'imperatrice parla chiaro. In tarologia la papessa rappresenta la consultante, quindi voi. L'imperatrice rappresenta un'altra donna, quindi una rivale, quindi l'imperatrice in questo caso c'era. D'accordo? E potenzialmente potrebbe esserci anche comunque nel presente, poi lo vedremo successivamente nelle varie carte stese. Quindi vi ripeto, era comunque una figura importante, una donna piuttosto giovane, ovviamente da un punto di vista anagrafico, oppure una donna giovanile nei modi e ovviamente nell'atteggiamento, quindi una persona che comunque sapeva tenergli testa, perché appunto qui parliamo di un'imperatrice, una donna forte, una donna energica e molto probabilmente appunto, essendo un'imperatrice, una donna di potere. Quindi potrebbe essere una socia o potrebbe essere addirittura il suo stesso capo, quel famoso datore di lavoro di cui lui appunto ha paura o della cui reazione teme. Quindi in realtà questa donna ha molto potere. Potrebbe essere anche una sua collega, quindi potrebbero essersi incontrati in ambito professionale. Quindi qua c'era un'altra donna e vi ripeto, potenzialmente potrebbe esserci. D'accordo? Quindi una donna autonoma, una donna potente e una donna che in qualche modo condizionava la sua vita al punto quasi da volerla gestire, perché l'imperatrice è una donna molto forte, è una donna determinata, è una donna coraggiosa, che quando vuole qualcosa fa di tutto per ottenerlo. Allora, vediamo a questo punto nel passato più recente, quindi entro l'ultima quindicina di giorni, massimo un mesetto, com'è cambiato il rapporto tra voi e questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo la regina di bastoni. Allora, esattamente come la papessa rappresenta la consultante e l'imperatrice rappresenta l'altra donna, la regina di bastoni e la regina di coppe rappresentano la consultante, mentre ovviamente la regina di denari e soprattutto la regina di spade rappresentano l'altra donna. Quindi in questo caso, con questa regina di bastoni, guardate che contrapposizione, cioè in passato lui comunque sì, vi ha conosciuto, ha apprezzato subito il vostro aspetto estetico, ma comunque era ancora condizionato dalla presenza di questa donna. C'era della progettualità. Ultimamente, invece, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, qui è cambiato qualcosa, cioè vi comparite proprio voi. Cioè questa persona ha sostituito nel suo, diciamo, immaginario fantastico e probabilmente anche erotico, perché parliamo di una regina di bastoni, voi alla compagna ufficiale. Quindi, guardate, è come se voi in qualche modo aveste proprio già preso il posto di questa donna nella sua vita.
Nel caso in cui non fosse una moglie, questa imperatrice, e questa persona stesse semplicemente frequentando un'altra ragazza, conoscendo voi e lasciandosi ammaliare dalla vostra bellezza e dal vostro modo di essere e di fare, questa persona ha deciso di accantonare l'altra conoscenza per portare avanti la vostra. Nel caso in cui questa sia una persona impegnata, quindi sposata, tutt'oggi ovviamente, è una persona che sta pensando molto a voi, addirittura molto più di quanto pensa alla compagna. Parliamo di una regina di bastoni, quindi di nuovo bastoni. Voi piacete molto fisicamente, qui c'è un'attrazione erotica alle stelle tra voi e questa persona. Vi vede una donna, guardate, straordinariamente bella. Guardate come è bella questa regina di bastoni, è stupenda. Ha un fascino, una grazia che va al di là di qualsiasi rapporto ufficiale. Cioè voi siete riuscite proprio in qualche modo a scansare questa imperatrice, in particolar modo, vi ripeto, negli ultimi giorni o nelle ultime settimane. Perché mi venite come regina di bastoni e non come regina di coppe? Perché molto spesso mi viene fatta questa domanda. Allora, la regina di coppe rappresenta una donna buona, romantica, empatica, sicuramente bella, ma diciamo comunque con un atteggiamento morigerato, un atteggiamento serio. La regina di bastoni rappresenta invece una donna attraente che sa di piacere, che vuole piacere, una donna vivace, una donna che prova passione e che ovviamente la trasmette. Quindi in questo caso la regina di bastoni trasuda sessualità e sensualità. Non è che vi vede come una donna impudica o volgare, assolutamente no, ma vi vede come una donna consapevole del valore del vostro corpo e della vostra bellezza e che ovviamente sapete come attrarre le persone attorno a voi. Quindi vi vede come una donna che piace tantissimo e che lo sta stimolando non solo da un punto di vista mentale, ma anche da un punto di vista, direi, anatomico, d'accordo? Perché la caratteristica della regina di bastoni, vi ripeto, rispetto alla regina di coppe è proprio questa. Cioè vi vede come una donna effettivamente in grado, in qualche modo, di accendere in lui un forte desiderio, che vedete sta crescendo man mano. Vediamo a questo punto il vostro futuro nelle prossime settimane, entro al massimo 2 o 3 mesi. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il re di spade, un rivale. Allora, ragazze, buona notizia per voi sicuramente. Allora, qui c'è un'altra persona ed è un'energia maschile, quindi qui c'è un uomo, ovviamente anagraficamente non particolarmente giovane, perché i re grosso modo si attestano tra i 40 e i 45 anni in su, quindi un uomo sicuramente maturo, un uomo saggio. Parliamo di spade, un uomo intelligente, scaltro, molto furbo, con una lingua tagliente e ovviamente piuttosto dedito alla conquista e ad ottenere tutto ciò che vuole. Questa è una persona che nei prossimi, diciamo 2 o 3 mesi, cercherà di fare di tutto per conquistarvi. E molto probabilmente, venendomi in posizione di rivale, evidentemente ce la farà. Il re di spade è un uomo, vi ripeto, molto intelligente, che spesso e volentieri non agisce proprio sempre, dai, diciamolo, in maniera pulita, in maniera lecita, per ottenere ciò che vuole. Quindi potrebbe, per esempio, agire attraverso colpi bassi per poter in qualche modo ottenere una vittoria su di lui e quindi allontanare il pensiero di lui dalla vostra testolina e dal vostro cuore. Il re di spade è un uomo molto severo, è un uomo anche giusto, ma vi ripeto, non sempre leale nella lotta. È un uomo pronto a lottare, un uomo coraggioso, è un uomo deciso, ma vi ripeto, un po' irruento, battagliero,
vedete, che indossa comunque una corazza, pronto al combattimento, dotato di una grande volontà, di un grande coraggio, e che sa di poter in qualche modo esercitare un controllo importante su quello che è il destino suo e delle altre persone. Il re di spade potrebbe, da un punto di vista professionale, indossare una divisa, come tutti i personaggi di spade, ma avere in questo lavoro un ruolo appunto importante. Quindi un capo potrebbe essere, per esempio, facente parte delle forze dell'ordine, potrebbe essere un caporeparto, un capoturno, vi ripeto, un giudice, un avvocato, un medico, un infermiere, un capo infermiere in questo caso. Comunque qualcuno che ha un ruolo importante che gli viene riconosciuto nell'ambito del proprio appunto ambito professionale. Quindi una persona in divisa, generalmente più anziana, quindi più grande del consultante, quindi sicuramente una persona più grande di voi, o comunque una persona anche più matura di voi, che agirà, vi ripeto, con comando, decisione, giustizia. Una persona che farà bene a temere lui, certo, perché il re di spade, quando vuole, conquista, quindi sa diventare un vero e proprio nemico. Può essere un professore, può essere un intellettuale, un politico, vi ripeto, un militare, un uomo di legge, quindi qualcuno che è abituato al comando e quindi a gestire anche la vita degli altri. È una persona che potrebbe essere generalmente libera, ma potrebbe provenire da un rapporto interrotto precedente, quindi un matrimonio, un fidanzamento. Perché? Perché questa persona generalmente vuole sentirsi libera, cioè non è che non ama i rapporti sentimentali, ma è una persona un po', diciamo, allergica al classico rapporto di due cuori in una capanna, cioè una persona che tende in qualche modo a voler gestire la propria vita in maniera del tutto autonoma, senza per forza avere una persona, diciamo, al suo fianco in maniera così ossessiva e pressante. Cioè non è ovviamente il classico predatore sentimentale, però vi ripeto, è una persona che ama i suoi spazi. Infatti, da un punto di vista astrologico, generalmente i personaggi di spade possono appartenere ai 3 segni d'aria, quindi Acquario, Gemelli e Bilancia, e sono segni fortemente autonomi. Oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la sua personalità, quindi appunto Venere, Luna, Marte e Mercurio. Quindi potrebbe avere per esempio la Venere in Acquario, Luna in Gemelli, quindi un tema natale molto ricco di questi 3 segni, o di uno in particolare di questi segni d'aria. Quindi anche il suo modo di gestire in qualche modo i rapporti risentono proprio della presenza appunto dell'elemento aria. Quindi può sembrare una persona un po' fredda, magari anche inizialmente poco passionale, ma non è assolutamente così, è solo una corazza che questa persona indossa per non mostrare immediatamente i suoi sentimenti. Perché si dice sempre che appunto i personaggi di spade non abbiano cuore. No, ce l'hanno, ma obiettivamente viene tenuto a freno, quindi non è una persona particolarmente emotiva. Questo non significa che non sia in grado di innamorarsi, assolutamente. D'accordo? Ovviamente, vi ripeto, il re di spade è un nemico, quindi rappresenterà per questa persona un vero e proprio nemico, che voi potreste appunto andare a conoscere entro i prossimi, grosso modo, 3 mesi. D'accordo? E vi ripeto, potrebbe essere una persona libera o che arriva direttamente da una separazione, o che è in procinto di divorzio, per esempio. Quindi una persona che anche ha avuto una vita sentimentale non necessariamente facile e nemmeno molto soddisfacente. D'accordo? Quindi per voi ci saranno delle ottime novità nel caso in cui voi siate single, o anche nel caso in cui voi abbiate comunque un compagno. Questa è un'altra persona che potrebbe diventare anche rivale del vostro stesso compagno, oltre che ovviamente
di quest'altro soggetto della stesa. D'accordo? Vediamo in questa posizione come voi potete in qualche modo influenzare l'ambiente attorno a voi. E qui abbiamo il re di bastoni. Ragazze, la situazione si sta facendo piacevolmente affollata per voi. Allora, mamma mia, qui abbiamo già 2 re, quindi avrete il vostro bel da fare. Allora, il re di bastoni, infatti, rappresenta il soggetto della stesa, esattamente in base a quanto vi ho appunto descritto poco fa per quanto riguarda le regine, per cui la regina di bastoni e la regina di coppe rappresentano la consultante o appunto il soggetto della stesa. Il re di bastoni e ovviamente il re di coppe rappresentano l'amato, quindi il soggetto o l'oggetto della stesa, d'accordo? Mentre il re di spade, come in questo caso, e ovviamente il re di denari rappresentano un altro uomo. Allora, il re di bastoni rappresenta appunto una persona diametralmente opposta caratterialmente al re di spade. Quindi rappresenta ovviamente una persona molto più trasparente, una persona altrettanto combattiva ma molto più pulita, o che se non altro cerca comunque di gestire le situazioni in modo da non dover ferire gli altri. Quindi è una persona che agisce in maniera molto più leale, al contrario proprio di questo re di spade che invece vi dicevo appunto agirà in maniera non del tutto pulita per poter ottenere, diciamo, la vostra presenza nella sua vita. Il re di bastoni ci parla dunque di un uomo comunque coraggioso, di un uomo forte, di un uomo focoso, vedete, di nuovo ovviamente l'aggancio ai bastoni, quindi una persona che vi desidera tremendamente, ma appunto una persona che chiaramente vorrà comunque agire in maniera più spontanea, in maniera più sincera, in maniera più leale. Ecco perché vi dicevo con il 7 di spade che iniziando una frequentazione con questa persona, voi o lui o entrambi sareste messi di fronte alla necessità di chiudere eventuali altri rapporti o conoscenze in essere, sia nel caso in cui lui sia impegnato, sia nel caso in cui voi siate impegnate. Perché è una persona, vi ripeto, pulita e diretta, è una persona che vuole vivere i sentimenti con trasporto totale e totalizzante, quindi è una persona, vi ripeto, che non ama i sotterfugi e che molto probabilmente inizialmente sarà costretta a vivere con voi dei sotterfugi, a vivere il vostro rapporto nel nascondimento, e ve lo dicevo con il 7 di spade, ma non è una situazione che vorrà portare avanti in questo modo. Lui vedrà ovviamente nel vostro rapporto quel rapporto, il rapporto che lui vorrà portare avanti, e dunque non sarà disposto in qualche modo a trattarvi come l'altra donna per troppo tempo. Probabilmente inizialmente sì, ma successivamente no. Quindi vedete già come la presenza del re di spade e in qualche modo anche di questa eventuale imperatrice, e quindi anche l'atteggiamento del re di bastoni, vanno a spiegare questo 7 di spade. Quindi difficoltà portate da questi 2 personaggi, re di spade e imperatrice, quindi questi 2 rivali per quanto riguarda voi e per quanto riguarda lui, e la necessità invece di operare una scelta per non vivere appunto una storia come una storia segreta e clandestina, perché qui abbiamo un re di bastoni. Quindi è una persona che ovviamente sarà molto affascinata, sempre più attratta da voi, vi desidererà e questo desiderio lo porterà in qualche modo ad agire verso di voi, perché parliamo di un re, quindi di azioni concrete che tra l'altro non si faranno attendere, perché il re di bastoni è molto più veloce anche del re di spade. Quindi aspettatevi a breve una comunicazione o comunque una ennesima ma più importante dimostrazione ovviamente del fatto che voi piacete a questa persona, ma ve lo dicevo già col 7 di bastone iniziale che questa è una persona pronta già immediatamente in qualche modo a mostrare il suo interesse nei vostri confronti, con quello sguardo in più, con quel messaggio in più, con quell'atteggiamento molto più diretto nei vostri confronti.
d'accordo? E vi dimostrerà che cosa? Non parliamo di un re di coppe, parliamo di un re di bastoni, quindi che è attratto da voi, che voi gli piacete molto fisicamente, che c'è un aggancio importante per quanto riguarda proprio la fisicità. Quindi è una persona che non si presenterà a voi con una serenata, ma vi farà capire sicuramente che voi gli piacete molto fisicamente e che quindi non disdegnerebbe un contatto ovviamente fisico, comunque più diretto. Il re di bastoni rappresenta generalmente individui che hanno come segno zodiacale uno dei 3 segni di fuoco, quindi potrebbe appartenere o al segno del Sagittario, dell'Ariete o del Leone, o potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, cioè appunto Venere, Luna, Marte e Mercurio. Quindi potrebbe avere per esempio Marte in Ariete e Venere in Leone, con ascendente appunto Leone, quindi una forte presenza di fuoco, perché qui continuano in qualche modo a emergere i bastoni dall'inizio, quindi qui c'è molto fuoco, sì è vero, c'è molta passione fra di voi, ma questa persona potrebbe proprio appartenere ad uno di questi 3 segni o avere una forte influenza nel tema natale per quanto riguarda appunto questi 3 segni. D'accordo? Però vi ripeto, sono 2 persone totalmente diverse, questo re di spade rispetto a questo re di bastoni. Quindi in realtà questo re di bastoni è in una posizione importante della stesa della croce celtica, perché rappresenta proprio il come voi potreste influenzare l'ambiente attorno a voi, attirando, ammaliando quest'uomo ancora di più per quanto riguarda il feeling, l'attrazione che questa persona prova per voi. Cioè, mi raccomando, non castrate la vostra bellezza, la vostra femminilità, la vostra sensualità, perché questo è proprio un aggancio importante. Non si sta parlando ovviamente di volgarità, perché il re di bastoni non la apprezzerebbe, ma ovviamente di dare spazio a qualsiasi comunicazione questa persona possa portarvi per poter iniziare un qualcosa di molto più concreto. D'accordo? Vediamo in questa posizione i fattori ambientali che invece influenzano voi, quindi come gli altri possono influenzare la vostra storia. E qui abbiamo il 4 di spade. Allora, sicuramente provocano dei rallentamenti. Il 4 di spade rappresenta appunto dei piccoli blocchi, ragazzi, ovviamente insignificanti perché stiamo parlando di un 4 di spade, quindi piccoli rallentamenti, però comunque effettivi per quanto riguarda appunto il vostro vedervi, il vostro parlarvi, l'approfondire il vostro rapporto. Cioè il 4 di spade ci parla proprio di un rapporto che obiettivamente potrebbe prevedere dei momenti di piccoli stop, cioè potreste sentirvi meno, potreste incontrarvi meno, proprio perché ci sono delle situazioni esterne a voi, perché non riguardano voi, che ovviamente includeranno dei piccoli rallentamenti, delle piccole contrarietà. Cioè, per esempio, potreste decidere di vedervi in un determinato momento, ecco, probabilmente potrebbe saltare l'incontro. Ci potrebbero essere degli obblighi professionali mal tollerati da parte vostra o da parte sua. Quindi dei piccoli, momenti di stand-by che necessiteranno di attesa e di cautela. Ma le cose procederanno bene perché chiaramente la carta del 4 di spade ci parla comunque di momenti di riposo forzato da un punto di vista metaforico, ma che comunque non comportano una rottura o un allontanamento. D'accordo? Quindi sicuramente è un incedere, lento, anche se certo, verso il successo. Ma di questa lentezza vi avevo già parlato anche con il 6 di bastoni in accezione negativa. Quindi ci saranno dei momenti che ovviamente possono portare alle lunghe determinate situazioni. Ecco perché abbiamo poi l'ingresso a questo punto del re di spade. Perché se con questa persona le cose andranno così per la lunga, evidentemente è chiaro che è facile che nella vostra vita intervenga una terza persona. Quindi vi ripeto, non ci sono chiusure, ma sicuramente
ci sono delle piccole difficoltà, dei piccoli ostacoli che ovviamente porteranno ad allungare i tempi di una realizzazione. Nonostante, vi dicevo, con il Re di Bastoni questa persona a breve potrebbe proprio farvi capire quello che comunque pensa di voi, ma da qui a costruire una vera e propria relazione evidentemente ci vuole molto più tempo. D'accordo? Quindi bisogna essere caparbi, determinati, procedere ovviamente con un atteggiamento ottimistico e anche con un certo sforzo per poter cercare di cambiare gli eventi, per recuperare magari dei momenti in cui non vi siete visti o sentiti e per andare oltre queste difficoltà che potrebbero un po', vi ripeto, penalizzare proprio il vostro stesso ricongiungimento e il creare qualcosa di più. Però vi ripeto, ci sono dei piccoli problemi, ma nulla di che. D'accordo? È una carta di grado 4, quindi potrebbe rappresentare dei problemi familiari. Nel caso in cui questa sia una persona impegnata, potrebbe trattarsi di problemi con la compagna ufficiale, che potrebbe avere anche problemi di salute, perché il 4 di spade parla proprio anche di problemi di salute, o ovviamente inerenti alla compagna o anche inerenti a lui. Quindi potrebbe non star bene particolarmente nelle prossime settimane o comunque avere un calo, diciamo, energetico da un punto di vista psicofisico. Oppure potrebbe avere delle problematiche per quanto riguarda la famiglia di origine, quindi genitori, fratelli, sorelle, che potrebbero appunto destare qualche preoccupazione, qualche familiare che appunto magari non starà particolarmente bene. D'accordo? Quindi sicuramente ci sono dei piccoli rallentamenti, ok? Dovuti però a delle situazioni esterne a voi. Vediamo in questa posizione che cosa questa persona pensa, prova, che cosa ha nel suo cuore. E qui abbiamo il Paggio di Coppe. Allora, questa persona spera di potervi sentire e contattare a breve. Il Paggio di Coppe parla proprio di questo, cioè della necessità di vedervi a breve o comunque di scrivervi nel caso in cui abbia il vostro numero di telefono o di chiedervelo nel caso in cui non ce l'abbia, o comunque di poter contattarvi e parlarvi vis-à-vis, perché il Paggio di Coppe parla proprio di piccole notizie. Ve lo dicevo con il Re di Bastoni e con il 7 di Bastoni, cioè una persona che ha intenzione di in qualche modo sbloccare un po' la situazione, di rompere un po' il ghiaccio. Però chiaramente, ragazzi, attenzione, parliamo di un paggio, quindi non ci sarà un vero e proprio aggancio o comunque un provarci in maniera, diciamo così, evidente. Il Paggio di Coppe parla di piccoli movimenti, quindi di situazioni sicuramente embrionali ma comunque importanti, che vi faranno capire che questa persona è attratta da voi. Quindi il Fante di Coppe rappresenta qualcuno, quindi il soggetto della stesa, che si fa avanti con un piccolo gesto, piccolo ma comunque significativo. Può essere, vi ripeto, una telefonata, un SMS, una richiesta di amicizia sui social. Quindi sicuramente delle buone proposte, delle buone notizie, qualcosa di positivo che ovviamente vi farà capire, però perché qui abbiamo Coppe, che questa persona ha intenzione ovviamente di contattarvi o comunque di iniziare un rapporto conoscitivo e dialogico più profondo rispetto a come sia stato sino ad ora. D'accordo? Vi ripeto, parliamo di un Fante di Coppe, quindi comunque con tempistiche piuttosto veloci e sicuramente, diciamo, a breve termine. Chiaramente notizie che vi renderanno particolarmente felici e che ci parlano di una forte attrazione. Cioè questa persona dimostrerà la passione, l'ammirazione che ha per voi. Può rappresentare anche dei complimenti, magari un po' manierosi, ma che comunque vi faranno capire che questa persona è assolutamente pronta e disponibile alla conquista. Quindi vi farà capire, vi ripeto, che questa persona ha voglia di trascorrere anche intimamente, diciamo, del tempo con voi. Il Fante di Coppe rappresenta il corteggiatore per eccellenza, quindi vi farà capire che comunque ha intenzione in qualche modo di entrare a far parte della vostra vita, vi ripeto, anche se parliamo di un paggio, quindi a piccoli passi, d'accordo? Ma qui c'è sicuramente una forte attrazione
e già anche un piccolo coinvolgimento emotivo, cioè voi non siete indifferenti emotivamente a questa persona, proprio perché parliamo di coppe, però ovviamente non si può dire che questa persona sia completamente innamorata, inesorabilmente presa da voi. Ci sono delle emozioni importanti, oltre, vi ripeto, ad una profonda attrazione. Dunque questa persona vi farà capire la sua disponibilità, la lealtà nei confronti del vostro rapporto, ve lo dicevo con questo re di bastoni, vi farà capire che è una persona che ha una visione ottimistica del vostro rapporto, del vostro futuro, e che ha intenzione di portare ad evoluzione il vostro rapporto. Quindi sicuramente a breve, vi ripeto, ci saranno dei cambiamenti importanti nell'ambito del rapporto con questa persona. Però vi ripeto ragazzi, non abbiamo un 2 di coppe o un cavaliere di coppe, abbiamo un fante di coppe. Quindi comunque un personaggio che procede per piccoli passi, per piccoli tentativi. Ma ve lo dicevo, questa è una persona che cerca ovviamente di agire con cautela, perché qui effettivamente degli ostacoli ci sono. D'accordo? Allora, vediamo a questo punto in ultima posizione che cosa vi aspetta nel futuro ovviamente più lontano tra voi e questa persona, quindi grosso modo entro i prossimi 6 mesi o comunque nelle tempistiche identificate appunto dall'arcano. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo, guardate quanto è bella questa papessa, sono veramente disegnati molto bene questi tarocchi, ci sono delle immagini davvero molto molto belle. Questa papessa è una donna stupenda che ovviamente rappresenta, come vi dicevo proprio poco fa, qui abbiamo l'imperatrice, qui abbiamo invece appunto la papessa, la consultante. Allora, è tutto nelle mani della papessa, ossia il successo, i desideri realizzati, la completezza. Tutto dipenderà dalla vostra pazienza, costanza, dalla vostra cautela, ponderazione, cioè i frutti ci saranno, il successo ci sarà, il rapporto tra voi e questa persona nascerà, ma solo ed esclusivamente se lo vorrà la papessa. E se in qualche modo la papessa riuscirà a mettere ovviamente in campo queste qualità, vi ripeto, cautela, prudenza, rispetto, attenzione, empatia, determinazione. Quindi i frutti ci saranno, ma solo al termine di un ciclo di maturazione degli eventi. Cioè, la papessa ci parla di un processo evolutivo e di cambiamento importante nel rapporto tra voi e questa persona. Si arriverà quindi ad un vero e proprio cambiamento, ma dopo un processo di trasformazione importante che includerà silenzio e conoscenza, quindi la capacità di vivere il rapporto con discrezione e soprattutto di riuscire a capire, conoscenza, a conoscere determinati segreti, situazioni che fanno parte della vita di questa persona, che potrebbero portarvi ad una scelta piuttosto che ad un'altra. Quindi la situazione deve e dovrà maturare e maturerà grazie, vi ripeto, all'intelligenza, all'empatia, alla costanza, alla determinazione, alla saggezza, alla maturità della papessa. Quindi anche la papessa ci parla di silenzio. Dunque viene confermato il 7 di spade. Inizialmente sarà necessario tacere, cioè il vostro rapporto verrà mantenuto sotto silenzio. Questo permetterà di mantenere il vostro rapporto in un certo equilibrio, vi permetterà di conoscervi sempre di più e, perseverando, se lo vorrà la papessa, di dare vita ad una vera e propria storia d'amore, ma agendo con riservatezza, intelligenza e dando tempo al tempo. Quindi la papessa parla di un rapporto di coppia che sarà sereno, che sarà costruttivo, un rapporto di coppia basato su dei reali sentimenti, su una forte emotività, un rapporto ovviamente anche lungamente desiderato, un rapporto fatto anche di sensualità, di tenerezza, di momenti di dolcezza,
Un rapporto che ovviamente ci parla però anche di impegno. Quindi la papessa ci parla di ingegno, ci parla di comportamenti adeguati e giusti al momento giusto. Vi ripeto, ci parla di pazienza, fedeltà ai propri obiettivi e quindi poi conquista. La papessa agisce in maniera ispirata, in maniera discreta, con grande intuito, con sicurezza nelle proprie capacità e solo così riuscirà ad esaudire i suoi desideri, ma dopo una lunga maturazione. Quindi il successo c'è, la conclusione sarà felice, ma ovviamente bisognerà dare tempo al tempo e la papessa ovviamente dovrà agire da donna matura e ovviamente saggia. Quindi tutto è nelle mani della papessa. Se la papessa lo vorrà, questo rapporto nascerà. Perché vi ripeto, le tempistiche non sono così veloci. La papessa è obiettivamente tra gli arcani più lunghi per quanto riguarda appunto i tempi di realizzazione. Grosso modo appunto oltre i 3 mesi. Quindi sicuramente ci siamo per quanto riguarda appunto le tempistiche, ovviamente grosso modo attorno ai prossimi 6 mesi, e rappresenta in particolar modo il segno del mio amato Cancro. Quindi sicuramente il periodo estivo, in particolar modo giugno e luglio, rappresentano appunto i momenti più importanti per lo sviluppo della vostra storia. D'accordo? Ma la papessa, vi ripeto, ci parla di un rapporto di coppia che nascerà, che sarà coinvolgente, ma non inizierà immediatamente. Quindi la papessa dovrà mettere in atto tutte le proprie capacità di attenzione, di empatia, comprendere cosa c'è dietro al velo di determinati comportamenti, ma la sacerdotessa sa farlo, sa guardare oltre. Si parla di segreti che dovranno venire alla luce, quindi nel caso in cui voi non lo sappiate, questa persona potrebbe parlarvi di questa terza donna. Questa persona potrebbe rivelarvi che potrebbero appunto essere questi individui così ostacolanti, rivali, anche magari nel vostro stesso ambito professionale. Potrebbe parlarvi di sé. Quindi tutto spetta alla papessa. La papessa è tra gli arcani più potenti dei 22 arcani maggiori, perché vi ripeto rappresenta una conoscenza che procede per gradi, ma procede. La papessa parla di un potere enorme che voi avrete, che la consultante avrà, per poter realizzare i propri sogni. Inizialmente le cose potrebbero sembrarvi, vi ripeto, molto lunghe, ma solo in apparenza, perché tutto invece procederà, ma a tempo debito. Quindi pazienza e tolleranza porteranno ai risultati sperati. Procedendo con cautela, con dedizione, vi ripeto, perseveranza e discrezione. Ci parla di complicità, di intesa, ci parla di affetto, di fecondità, parla appunto del segno del Cancro, quindi l'espansione massima di un segno retto proprio dalla Luna, quindi la femminilità, per eccellenza la sensualità. Quindi sicuramente questa persona vi farà capire che voi per lui siete l'ideale anche estetico di donna. Quindi ci saranno dei momenti molto importanti, ma che includeranno non come per esempio nella carta del diavolo una sessualità fine a se stessa. Qui c'è proprio una compresenza di 2 anime tenute insieme dal potere della papessa. Quindi mentre per esempio la carta del mago rappresenta colui che domina l'ambiente da un punto di vista concreto con le sue azioni, la papessa sa dominare l'ambiente con la sua intuizione, agendo in maniera empaticamente corretta perché comprende chi ha dall'altra parte, quali sono le situazioni con le quali dovrà confrontarsi. Quindi vi ripeto, la papessa comunque ha tempi più lenti,
ma tempi lenti che però non rappresentano un blocco nelle azioni, bensì delle azioni che procedono e procederanno. Quindi grosso modo dai 3 mesi in avanti, con ovviamente questi momenti di apertura da parte di questa persona, ma purtroppo ancora nell'immediato futuro dei momenti di blocco dovuti, come vi dicevo, con il 4 di spade o questo 6 di bastoni, e dei rallentamenti portati non da voi ma da situazioni esterne. Fermo restando che la papessa ha capacità di discernere, quindi di scegliere, quindi poi spetterà a voi capire chi tra questi 2 re fa effettivamente per voi, se il re di bastoni, quindi il soggetto della stesa, oppure il re di spade. D'accordo? Ma la papessa deve affrontare un percorso evolutivo che la porterà al successo. D'accordo? Dunque, a questo punto, visto che sono emersi appunto 2 personaggi di energie maschili, re di spade e re di bastoni, direi di appunto estrarre un oracolo ciascuno per cercare di capire come procederà appunto il rapporto e di che tipo sarà il rapporto con l'uno e ovviamente con l'altro. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Con questo re di spade abbiamo l'anima gemella. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Allora, evidentemente, ecco perché parliamo appunto di un percorso di lunga conoscenza. Cioè, sicuramente la papessa dovrà ovviamente capire, discernere quale tra queste 2 persone è la persona giusta. Chiaramente di primo impatto, vi dicevo appunto, questo re di spade, perché è un re intelligente, è un re brillante, rappresenta l'intelligenza, ma rappresenta anche la capacità, vi ripeto, di conquista, di conquistare, e lo farà con voi. Quindi ve lo dicevo che in effetti sarà un vero e proprio nemico di questo re di bastoni. Ebbene, voi sentirete in quest'uomo qualcosa di diverso che sino ad ora non avevate mai provato con altre persone. Quindi capirete di trovarvi dinanzi ad una vostra probabile anima gemella. Quindi è chiaro che quest'uomo vi affascinerà a tal punto da diventare, ecco perché, un re di spade, quindi un rivale, un nemico reale di questo re di bastoni. Perché ovviamente quest'uomo vi farà capire che ci sono degli elementi del suo modo di rapportarsi a voi, del suo carattere, del suo temperamento, che questo re di bastoni non avrà, elementi che a voi mancheranno e che invece questo re di spade avrà. Quindi obiettivamente è come se voi doveste soppesare sui 2 piatti di una bilancia doti, pregi e qualità dell'uno e dell'altro, rendendovi conto che questo re di spade ha tutte quelle qualità che voi obiettivamente cercavate appunto in un uomo. Dunque ora si comprende perché, infatti, re di spade, proprio perché, vi dicevo in terologia, l'altro uomo può essere anche rappresentato dal re di denari, che però ha una valenza, diciamo, differente, non è un vero e proprio rivale, è un altro corteggiatore. In questo caso invece non è semplicemente un altro corteggiatore, è un re di spade, quindi un nemico, un vero rivale rispetto a questa persona, che obiettivamente prenderà piede e molto spazio nella vostra vita, appunto, che dal vostro punto di vista potrebbe essere proprio la vostra anima gemella. Avrà un bel lavoro, direi la papessa, per poter appunto capire quale tra queste 2 persone possa essere appunto la persona giusta. A questo punto vediamo appunto il re di bastoni
E qui abbiamo lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Allora, questa carta ci fa capire che evidentemente ci sarà qualcuno che vi aiuterà nella conoscenza con questo re di bastoni. Ovvero, evidentemente, il rapporto tra voi e questo re di bastoni procederà anche grazie, non soltanto, vi ripeto, a tutti questi ostacoli che potrebbero in qualche modo frapporsi fra voi, ma anche grazie all'aiuto di qualche anima buona che evidentemente o vi metterà in contatto, in collegamento, oppure persone che vi aiuteranno comunque a dipanare tutti i dubbi circa appunto quei segreti di cui vi parlavo prima con la papessa. Quindi potrebbero essere persone che potrebbero rivelarvi dettagli importanti di questo re di bastoni, dettagli della sua vita sentimentale, dettagli della sua vita appunto pratica, professionale, economico-finanziaria, cioè persone che potrebbero conoscerlo bene e che potrebbero raccontarvi molto di lui, aiutandovi dunque anche in qualche modo a conoscere meglio questa persona per saper obiettivamente discernere poi tra lui e ovviamente questo re di spade. Ma in questo caso gli amici, che quindi possono rappresentare comunque non necessariamente il vostro gruppo amicale, ma comunque anche dei conoscenti, dei colleghi, sono appunto persone favorevoli a voi, al vostro percorso karmico e che possono in qualche modo, vi ripeto, o mettervi direttamente in collegamento, quindi potrebbero per esempio dare a lui il vostro numero o a voi il suo numero, proprio perché abbiamo detto questa persona deve agire comunque con cautela, oppure potrebbero anche farvi conoscere questo re di spade per aiutarvi appunto a capire poi effettivamente se questo re di bastoni, paragonandolo ovviamente ad un altro uomo, possa essere la persona giusta. Perché questa carta ci parla proprio dell'intervento di terze persone, un intervento ovviamente molto favorevole, che potrebbero presentarvi altre persone rispetto a questo re di bastoni e che quindi potrebbero farvi avere un quadro molto più chiaro di quello che potrebbe diventare il vostro, ecco qua, uomo ideale. Quindi sicuramente qui c'è l'intervento di una o più persone che potrebbero venirvi in aiuto. O vi ripeto, mettendovi in collegamento diretto con questo re di bastoni, permettendovi di incontrarvi, di stare magari da soli, oppure potrebbero farvi conoscere loro questo re di spade, portandovi dunque in qualche modo ad una nuova unione e permettendovi di capire quale delle due persone possa essere la persona giusta. D'accordo? Quindi qualche elemento in più ovviamente per questa papessa arriverà. Un elemento importante che vi permetterà di capire quale possa essere la vostra anima gemella e obiettivamente come potrebbe procedere il rapporto con questo re di bastoni, venendo anche appunto a conoscenza di quei segreti, di quei dettagli in più di cui vi parlavo con la papessa. Potrebbero anche essere semplicemente degli amici che, rendendosi conto che obiettivamente il rapporto con questo re di bastoni procede ovviamente per le lunghe, cercheranno di farvi svagare la mente ed il cuore, facendovi appunto conoscere anche solo momentaneamente questo re di spade, che poi però a mio avviso si rivelerà invece una persona importante. Quindi tutto è e sarà nelle mani della papessa. La riuscita con questo re di bastoni c'è, vi ripeto, ma è una situazione lunga. Ovviamente qui invece abbiamo questo re di spade che è molto più vicino nel tempo in quanto a realizzazione e che potrebbe invece portarvi proprio ad un momento di maggior svago e di maggior felicità. D'accordo? Quindi la risposta alla domanda è: ci sarà un rapporto di coppia tra me e lui? Saremo mai una coppia? Assolutamente sì, ma ci vuole cautela, tempo e dedizione da parte della papessa. Nel frattempo qui c'è un altro personaggio che io obiettivamente non tralascerei
in quanto ad importanza e soprattutto in quanto ad anima gemella, perché a mio avviso questo Re di Spade avrà un ruolo fondamentale nella vostra vita sentimentale e ovviamente nel vostro futuro. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, tenete duro e soprattutto buona fortuna.